Wow. Wow, Dio mio. Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Ciao Ciao Laura. a tutti quanti, ciao Davide. Ciao Laura, ciao amici, come state? Dopo tanto tempo siamo ritornati qui, Laura. Torniamo. Torniamo sempre e come al solito siamo in Russia e quindi diciamo Draghi Drusia. Привет. Привет cari amici, benvenuti in questo nuovo appuntamento e oggi come nuovo appuntamento Laura portiamo anche un nuovo artista e infatti andiamo a parlare di Pioggia Amara, il titolo di questa canzone di Dima Bilan, una delle più grandi star della musica russa. Immagina Laura che per chi non lo conosce, Bilan è nato nel 1981 ed è l'icona della musica pop russa. Ha iniziato la sua carriera nei primi anni 2000 e ha raggiunto una fama internazionale, figurati, vincendo l'Eurovision Song Contest nel 2008 con la canzone Believe, dopo essersi classificato secondo nel 2006, Wow. quindi 2 anni prima secondo addirittura. Pioggia Amara è stata pubblicata ufficialmente il 19 marzo 2025, anche se era disponibile già la lyrics, quindi soltanto la musica, senza video, ma è stata nel novembre 2024. Il testo è stato scritto dal poeta Mikhail con la musica di Sergei. Questa canzone è particolarmente profonda e significativa, parla della solitudine dell'artista, del conflitto tra la vita sul palco e la realtà quotidiana e del prezzo della fama. Nel videoclip Bilan interpreta un mimo che vive solo per il palcoscenico, un personaggio che richiama figure iconiche come Charlie Chaplin. Il titolo Pioggia Amara è una potente metafora delle lacrime, del dolore dell'artista. La canzone inizia col suo suono di gocce che simboleggiano l'intensità delle emozioni, le emozioni, quelle che ogni volta andiamo a scoprire sempre su questo canale. Secondo lo stesso Bilan, questa è la canzone più significativa degli ultimi 3 anni. Vediamo insieme questo capolavoro, Laura, e scopriamo appunto questo nuovo artista con questa canzone pop. Cosa ti aspetti di un mimo che a volte, sai, la maschera inganna i sentimenti? Sì, dai, rappresenta tutto, rappresenta dietro del trucco sempre c'è una sofferenza, La fragilità. una fragilità e speriamo che questo veramente sia un caso vero, 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 vero e semplicemente che sia una bellissima canzone. Lo scopriremo insieme. Allora, Laura, sei pronta? Bellissima. Allora, amici, andiamo insieme ad ascoltare questa canzone. Wow. Wow. Forte. Oddio mio. Che bella! Che bella canzone! Wow! Wow!
Perfetto, perfetto. Wow. Ah, me- meraviglioso, meraviglioso. Sta sparendo. Wow, Oh mio senza Dio, maschera. oh mio Dio. Un palcoscenico vuoto? No. No, 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 no. Non è riconosciuto, non è l'artista. Bravo! Bravo, bravo! Bellissima canzone. Ah, molto sentimentale, molto emozionante. Realmente quello che riescono questi mimi a... Noi, sai, non riusciamo a vedere dietro un viso mascherato, ovviamente le loro emozioni, tutto quello che c'è. Al contrario, forse di noi che realmente abbiamo iniziato a fare questo mostrando le nostre emozioni ai nostri fan, ma molte persone si nascondono dietro questo. In questa canzone ho visto proprio questo. Chi nella vita deve nascondersi sotto maschere per nascondere le problematiche, tutta la loro vita e tutto quello che c'è, e in fondo è una cosa che non è bella, perché bisogna oggi apparire, cercare di apparire meglio possibile, quindi con una maschera ben fatta bene, che è una corazza. Non dico che non è giusto, ma dico che a volte bisogna anche lasciarsi andare e far sentire i propri sentimenti alle altre persone. Noi viviamo di emozioni, noi viviamo di tutto questo. Ritornando invece alla canzone, grande artista Laura, bellissima voce, video fatto in una maniera splendida. Abbiamo visto un film, non abbiamo visto un video clip, ma una qualità visiva e una qualità che ci ha lasciato senza parole e soprattutto ci ha emozionato davvero tanto, Laura. Molto esplicito, Davide, con una semplicità di farti addentrare in questo mondo degli artisti. Mi ha fatto ricordare tanti altri che si sono andati e dopo che hanno scoperto la vita propria e hanno visto che la sofferenza, artisti che vivevano da soli, con tristezza, con nostalgia, con depressioni, con tante malattie mentali, soprattutto della solitudine, e dopo dovevano mettersi sul palco a cantare o a fare un'attuazione o a farsi vedere belli, sistemati, con questa apparenza, perché se deve uno a un pubblico e il pubblico non ha bisogno di ascoltare cosa hai dentro di te, o sea, cosa stai soffrendo, se hai fame, se hai pagato le bollette, il pubblico tante volte vuole soltanto ridere o applaudire e basta, è finito, perché ognuno, anche lo stesso pubblico, ha una propria vita.
Quindi è una Certo. catena, Davide, una catena semplicemente da dire ok, la taglio qua un pochettino, metto un po' di amore, di comprensione, di capire che questo artista magari oggi non era così bello perché sta invecchiando, però mi guardo nello specchio e dico guarda che anche io sto invecchiando, o guarda che questo artista sta male per questo, sì, però lui ha tanto soldi, a volte il soldi non è niente, quindi magari anche una voglia di farsi capire che siamo tutti esseri umani e dobbiamo capire gli altri, no? Sì, la spiegazione della canzone può avere tanti significati, no? Ovviamente. Quello che giustamente si vede in questa canzone è appunto il dietro le quinte, quello che noi non vediamo. E realmente è vero. Loro devono apparire sempre in una certa maniera, giustamente perché, come dici tu, c'è il pubblico dietro, il pubblico ha bisogno anche di sorridere, stare bene, perché anche lui ha tanti problemi. Ma è bello toccare questo tasto come un artista del genere possa far pensare, riflettere su un mimo o su una persona che ogni giorno va sul palco, fa ridere le persone, o magari un cantante che sorride senza appunto una maschera, ma che anche quel giorno magari non ha voglia di fare quel lavoro, ma deve sforzarsi per dare l'esempio e dare voglia. Bellissimo testo, bellissimo artista. Io credo che in questo canale lo porteremo tante altre volte questo artista, ma anche grazie a voi amici, e voi siete quelli che ci lasciano vivere questo sogno di reazionare gli artisti russi. Sai, abbiamo spaziato, Laura, su tanti artisti, su tante persone. Questo è uno di quelli, soprattutto molto attuali, che ha un'esperienza grande, che parliamo del 2000, quindi 25 anni di esperienza nel campo musicale, che mi ha toccato tanto, Laura, mi ha toccato tanto e mi ha reso consapevole sul quello che voleva dire, e quindi sono curioso appunto, Laura, appunto, di andare a riscoprire altre sue canzoni. Che dire, Laura, se non hai altro da dire io saluterei i nostri amici, ma con tanta malinconia, perché credo che questa faccia di mimo triste... Completamente sì, ringrazio tanto l'artista, ringrazio tanto questi video, ringrazio perché mi hanno fatto sentire un po' male da pensare a tutti gli altri, è veramente meraviglioso. Bravo. Meraviglioso. Complimenti sempre alla Russia, che riesce a sfornare sempre artisti di prima fascia, artisti direi sublimi, che abbiamo imparato a conoscere dopo 4 anni di ricerche nei vari canali, nei vari artisti che abbiamo scoperto sempre qui sul nostro canale Davide Cult. Se a voi piacciono le emozioni, ebbene, siete nel canale giusto. Qui l'emozione regna sovrana, e l'emozione è quella di vivere e esporre i nostri sentimenti a tutti voi che siete lì in ascolto. Cari amici, grazie per essere stati qui, grazie Laura. Tanti baci a tutti voi. E come dice Laura, Pacà pacà. siem pacà. Ciao a tutti.